Ciao a tutti, bentornati nella mia cucina. Oggi vediamo come realizzare una semplice torta salata a base di verdure. Vi propongo la torta rustica con zucchine e fiori di zucca, realizzata con una base di pasta brisée e farcita con zucchine saltate ricoperte da un composto preparato con latte, panna e uova. Ma vediamo nello specifico quali sono le dosi degli ingredienti che ci necessitano. Per la pasta brisée 200 g di farina, 100 g di burro, 4-5 g di sale e 40-50 g d'acqua. Per il ripieno 600 g di zucchine, uno spicchio d'aglio, 2 cucchiai d'olio extravergine d'oliva e un pizzico di sale. Infine per la lasagne, ovvero il composto che servirà per ricoprire le zucchine, 150 g di latte, 150 g di panna, 2 uova, 30 g di parmigiano grattugiato, sale e pepe. Prepariamo innanzitutto la pasta brisée in modo che mentre riposa in frigorifero ci dedichiamo alla realizzazione del ripieno. Quindi verso la farina nella vasca della planetaria, unisco il burro freddo a pezzetti, il sale e lascio lavorare la planetaria che ho già munito di foglia a una velocità medio-bassa. Una volta ottenuta la giusta granulosità unisco l'acqua, poco alla volta che deve essere ben fredda, e lascio lavorare la planetaria giusto il tempo necessario a compattare l'impasto. Deve essere comunque una lavorazione breve per evitare che la pasta si bruci. Una volta che l'impasto sarà compatto lo avvolgiamo con pellicola o con un foglio di carta forno e lo poniamo a riposare in frigorifero per circa un'ora in modo che i grassi si stabilizzano e in fase di lavorazione la pasta non si spezzetta. Nel frattempo che la pasta brisée riposa possiamo preparare il ripieno, quindi laviamo accuratamente le zucchine, le tagliamo a metà nel senso della lunghezza e le affettiamo ad uno spessore di circa 3 mm. Nel caso di zucchine più grandi eliminiamo la parte bianca interna. Procediamo adesso con la cottura delle zucchine, quindi in una padella scaldiamo l'olio, facciamo rosolare l'aglio in camicia e aggiungiamo le zucchine che abbiamo già affettato. Saltiamo, aggiungiamo un pizzico di sale e le lasciamo cuocere fino a quando diventano tenere. La cottura dovrà avvenire a fiamma moderata e nel caso in cui utilizziamo zucchine non freschissime che hanno poca acqua di vegetazione sarà necessario cuocere con il coperchio oppure aggiungere di tanto in tanto un cucchiaio d'acqua. Una volta che le zucchine si saranno intenerite, non dovranno però essere disfatte, spegniamo e le togliamo dal fuoco. Le mettiamo in un colapasta in modo che possano eliminare il grasso in eccesso. Eliminiamo lo spicchio d'aglio e le lasciamo raffreddare. Prepariamo adesso la lasagne che ci servirà per ricoprire poi le zucchine. Rompiamo le uova in un contenitore o meglio ancora in una caraffa che sarà più pratica poi da utilizzare. Aggiungiamo un pizzico di sale e le battiamo leggermente. Quindi uniamo poi il latte, la panna ed il formaggio ed amalgamiamo bene il tutto. Saporiamo anche con un po' di pepe. Quindi una volta pronto mettiamo da parte questo composto e andiamo a stendere la pasta brisée. Una volta tolta dal frigorifero la pasta brisée sarà molto fredda e sarà un po' difficile stenderla senza romperla, quindi andrà impastata velocemente. Una volta che l'avremo compattata la stendiamo ad uno spessore di circa 5 mm, cercando di ottenere una forma piuttosto regolare. La forma deve essere più simile possibile a quella dello stampo. Una volta che abbiamo steso la pasta la foriamo con un rullo forasfoglia o con una forchetta e la trasferiamo con l'aiuto del mattarello nello stampo. Per una migliore cottura della torta salata è consigliabile precuocere il guscio vuoto, quindi mettiamo in forno per una decina di minuti a una temperatura di circa 180 gradi. Per evitare però che i bordi possano scendere è consigliabile rivestirli con della carta d'alluminio.
oppure cuocerla alla cieca in maniera tradizionale, quindi rivestendo la pasta con un foglio di carta forno e ricoprendola con dei legumi secchi. Effettuata la precottura del guscio possiamo riempirlo, quindi eliminiamo la carta argentata, distribuiamo sulla base le zucchine, livelliamo le zucchine e vi adagiamo sopra i fiori di zucca che avremo in precedenza lavato. Eliminiamo sia stelo, calice e anche il pistillo e li sistemiamo. Una volta sistemati i fiori a raggiera, con una rotella tagliapasta tagliamo i bordi della quiche in modo da renderli più regolari, da dargli la stessa altezza. Eliminiamo la pasta e riempiamo la quiche con il composto. Affondiamo i fiori nel composto, altrimenti se fuoriescono rischiamo che si bruciano, e completiamo la cottura infornando nuovamente a 180 gradi per circa 30-35 minuti. Una volta che avremo tolto la torta dal forno, il composto dovrà risultare morbido, infatti non dovremo prolungare troppo la cottura, altrimenti l'uovo coagula eccessivamente e otteniamo un prodotto troppo coriaceo. Lasciamo intiepidire appena la torta lasciandola ancora nello stampo, dopodiché la sformiamo e la serviamo tiepida, ma è una torta che è buona anche fredda. Indicatissima ad essere inserita in un buffet, la quiche di zucchine e fiori di zucca o torta rustica o torta salata, come dir si voglia, può essere servita sia come antipasto che come aperitivo. Condividete questa ricetta se vi è piaciuta, magari potete variare sul tipo di verdure e arricchirla con salumi o formaggi. Molto buona è con dello speck o del prosciutto crudo. Un saluto da Sonia e seguitemi ai prossimi video.